Va bene. Ecco, attualmente che attività esprime? Io sono pensionato come prefetto della Repubblica e giornalista. No. Da 11 anni sono iscritto all'albo dei giornalisti. Attualmente si occupa di arte culinaria. Sì, sono il responsabile di una guida gastronomica, la guida dei ristoranti Italia dell'Espresso, sì. E poi di articoli vari che scrivo. Va bene. Dunque, dottore, noi l'abbiamo scomodato per questa ragione, perché è sorto il problema di stabilire con precisione se lei abbia intrattenuto lungo tutto il corso della sua carriera rapporti con un imputato del nostro processo, che è il Delle Chiaie. Quindi si vuole sapere, tanto con precisione, quali sono stati i suoi rapporti e personali e possibilmente anche con riferimento all'attività dell'ufficio da lei esplicato, perché lei sappiamo bene che è stato alla direzione dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni. Questo in che precisa epoca? Dal 72 al 74. Dal 1972 al 1974. Personalmente lei l'ha conosciuto questo Delle Chiaie? E se sì, quando l'ha conosciuto, in quali circostanze? Signor Presidente, io ho visto fisicamente il signor Delle Chiaie per la prima volta in vita mia 2 anni fa al processo di Catanzaro. In precedenza non l'avevo mai visto né conosciuto. Inutile dire, il processo di Catanzaro è quello della strage Esatto, di Piazza Fontana, sì, esatto. Questo credo fa parte del notorio. Va bene. Quindi questo non ha mai messo piede a questo, continuiamola a chiamare per brevità ufficio affari riservati. Signor Presidente, mi scusi se ribadisco, Prego. io non l'ho mai visto, mai conosciuto e le dirò anche un'altra cosa, non ho avuto mai nessun rapporto diretto o indiretto, non lo so, telefonico, epistolare e nemmeno, per quanto mi concerne il periodo che io ho retto l'ufficio, alcun dipendente del mio ufficio. Alcun Dipendente del mio ufficio, cioè né io né qualsiasi mio dipendente. E proprio per chiarire una volta per sempre questa storia che è durata per molti anni, si deve alla mia iniziativa come capo dell'ufficio nel 1973, tutto questo è documentabile e testimoniabile, la denuncia di Avanguardia Nazionale come organizzazione mirante a ricostruire il partito fascista. Giugno 73. Nel 1973, nel mese di giugno. Un'istruttoria e il processo al Tribunale di Roma di 2 anni dopo portò alla condanna. Allo scioglimento anche del movimento. Lo scioglimento potete credere fatto dal governo, sì, portò alla condanna e qualche giorno dopo il governo. Di conseguenza i miei rapporti con Avanguardie Nazionali sono stati di questo tipo. Bene, quindi lei ha risposto a quello che la Corte voleva sapere, cioè se c'erano questi rapporti, quindi radicalmente non ci sono mai stati. Assolutamente. Per quanto riguarda il potrei andare nel campo, se vogliamo, delle illazioni o delle indiscrezioni su come sia sorta questa voce, ma non so se questo interessi alla Corte. No, potrebbe interessare. Bene, verso la fine degli anni 70. Quindi da questo che lei dice si desume che in effetti lei stesso consapevole che c'è stata questa diciamo voce di rapporti è stata apparsa anche sulla stampa. Come? Anche sulla stampa, signor Presidente. Sì, anche sulla stampa. Ecco, secondo lei com'è nata questa, chiamiamola, diceria? Ecco, le dico, verso la fine degli anni 60, cioè verso il 65, 66, siamo nel centro, vado lontano, sì. La mia età mi permette di fare questi ricordi. Sorsero nell'ambito del movimento sociale certi gruppi dissidenti. Nel 65? Intorno più o meno. Di gruppi dissidenti che uno si richiamò a una vecchia sigla Ordine Nuovo, che poi
il capo di Ordine Nuovo è l'attuale segretario del Movimento Sociale, Pino Rauti, quello che era allora capo, e l'altro ad Avanguardia Nazionale. Questi gruppi davano molto fastidio ad Almirante, allora segretario del partito. Fastidio ad Almirante perché, siccome esercitavano un'azione turbolenta, io mi riferisco ad azioni di piazza a quel periodo lì, e mettevano, secondo Almirante, il Movimento Sociale in cattiva luce. Allora l'Almirante, non so se in buona o in malafede, si convinse e diramò questa indicazione ai suoi, che coloro i quali alla sua destra o sinistra, ma insomma diciamo sul piano estremista, facevano azioni di questo tipo, erano strumentati, erano manipolati dal Ministero dell'Interno, e quindi per conto del governo, quindi per conto del partito che aveva il Ministero dell'Interno, per screditare il Movimento Sociale. Scusate se le faccio un'altra aggiunta, che questa volta è di carattere documentale, cioè i documenti a sua disposizione nel caso che le ritenesse voglia raccogliere. Nel 1975 fu scoperto un covo di Avanguardia Nazionale. 75. Sì, si chiamavano covi, come lei sa, questi gruppi sono entrate, sì. E furono arrestati alcuni elementi di Avanguardia Nazionale e furono sequestrati documenti dai carabinieri. Il tutto formò oggetto di denunzia all'autorità giudiziaria, naturalmente. Si tratta quindi di documenti che fanno parte del corredo degli atti giudiziari. Ci sono due lettere, una di Delle Ghiaie ad Almirante e una di Almirante a Delle Ghiaie. Nella prima lettera Delle Ghiaie protesta con la massima fermezza contro queste insinuazioni di essere un arnese della polizia e invita il segretario del suo partito a una smentita, minacciandolo, c'è la lettera, insomma si può vedere meglio, minacciandolo anche forse di azione giudiziaria. C'è la replica di Almirante, il quale, o di Almirante o del suo avvocato, diretta a Delle Ghiaie o diretta all'avvocato di Delle Ghiaie, nella quale Almirante dice che assolutamente vuole smentire una voce di questo genere, che lui, in un certo senso, una lettera, se vogliamo dire, di scusa, di giustificazione di uno che evidentemente temeva delle conseguenze di questa avventata affermazione. Queste sono state trovate in questo covo. Nel 1975, ecco, noi stiamo sempre legati a quell'esordio che lei ha detto, lei poco fa ha detto, dice, adesso vi spiego come è sorta poi questa diceria del Ministero degli Interni. Allora, quindi, concludendo, in effetti lei dice questo dei rapporti fra ufficio affari riservati o più ampiamente il Ministero degli Interni con Avanguardia Nazionale non sono mai obiettivamente esistiti, nel modo più assoluto, però erano stati una conseguenza nella, diciamo così, convinzione, nella ideazione più o meno di quegli ambienti relativi a questi fatti che si erano verificati, cioè, vabbè. Ma su questo punto Almirante quindi ha smentito, ma in realtà non era vero quello che diceva nel momento della smentita, non era vero, perché effettivamente Almirante aveva diffuso questa notizia su Avanguardia Nazionale, perché l'origine di questo problema o è Almirante o non è Almirante. Sì, Almirante smentiva di aver mai detto questo. Ma smentiva falsamente, diciamo. Ma io, ecco, se qui mi chiedete di esprimere non una cognizione ma un'opinione, e secondo me era una smentita falsa, la faceva per timore delle reazioni di Delle Ghiaie, perché negli ambienti... Delle Ghiaie, tra l'altro, minacciava nella sua lettera azioni giudiziarie. E Almirante non aveva nessuna prova, era una cosa che assolutamente, io non lo so se esistesse qualcuno che possa venire qui alla Corte a dire, mi consta direttamente a testimoniare questo.
Il dottor D'Amato fu interrogato per 2 giorni dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 e una buona parte delle domande hanno proprio riguardato i rapporti presunti fra Delle Chiaie e Federico Umberto D'Amato. In un'occasione, in un passo, il dottor D'Amato ebbe modo di commentare: personalmente io non ho mai avuto nessun rapporto e lo escludo, e ha ribadito esattamente quello che ha detto a voi. Aggiunse peraltro che se rapporti qualcuno al Ministero degli Interni aveva avuto con Delle Chiaie, questo non voleva implicare la sua persona. Ci può spiegare cosa voleva dire? Signor Presidente, innanzitutto confermo che a mio avviso, a mia conoscenza, non c'è mai stato rapporto con Delle Chiaie, oltre che con me, anche con altri. Tuttavia io ho precisato, no, ma anche parlando con il signor Presidente ho precisato, per quanto riguarda i 2 anni della mia gestione, non è una riserva opportunistica, signor Presidente. Io le assicuro che ho la ferma convinzione, non mi è mai risultato nient'altro di tutto questo, che poi qualcuno potesse aver avuto un rapporto con costui, non parlo dell'ufficio, eventualmente qualche elemento dell'ufficio politico, che ci sia andato a pigliare una tazza di caffè o roba di questo genere. Sì, ma qui si non assolutamente. Non limitati, diciamo così, al settore gastronomico. A me non costa nulla, da parte mia non c'è stato nulla di questo genere, non mi costa nulla da parte del difensore